Cari amici, marzo pazzerello, prima c'era il sole e adesso bisogna prendere l'ombrello. Ma sapete cosa faccio adesso? Prendo l'ombrello e vado a fare una bella pasta fagioli e cotica, che con questo tempo un buon bicchiere di vino e un po' di peperoncino e raddrizzo la giornata. Venite con me e buona visione. Eccoci qua, tutto pronto per la preparazione di questa semplicissima ricetta. Gli ingredienti sono pochi, semplici, genuini, andiamo a vederli uno ad uno, così poi ci spostiamo direttamente ai fornelli. Piatto semplicissimo da fare e consigliato agli amanti dei gusti semplici e concreti. Allora, partiamo dal tagliare in 4 o in 6 i pomodorini. Mi raccomando, sceglieteli rossi e maturi in modo che siano più dolci possibili. Qui abbiamo un 300 g di fagioli borlotti già cucinati nella pignata, già sbollentati, e qui invece abbiamo una bella cotica di maiale, anch'essa già sbollentata, che andiamo a tagliare a piccoli cubetti. Tagliatela un po' come vi piace. Io in genere non amo farle troppo grande, per cui così va benissimo. Una volta che abbiamo preparato anche le cotiche, andiamo a tagliare la nostra bella pancetta tesa a listarelle, in questo modo qua. Se non vi piace e non avete disponibile la pancetta, potete usare anche del buon guanciale. Se invece volete assaggiare i salumi tipici della Calabria, fate un salto sul nostro sito sfizidicalabria.com, così li troverete insieme a tutti gli altri prodotti tipici calabresi. Tagliamo anche questo bello scalogno fresco fresco, dolcissimo, e poi direi che ci siamo. Possiamo tranquillamente spostarci ai fornelli, dove ci attende questa bella padella in alluminio, dove andiamo a mettere un giro d'olio extravergine di oliva, senza neanche esagerare più di tanto. Poi aggiungiamo la cipolla e iniziamo a farla soffriggere. Una volta che abbiamo fatto leggermente appassire la cipolla, possiamo già aggiungere la nostra pancetta tesa. In questo caso noi abbiamo scelto quella dolce, ma ci sta bene anche quella piccantina. Questo lo dovete scegliere voi a seconda del vostro gusto. Via, tuffiamo la pancetta in padella. Come vedete, gli ingredienti, secondo il mio parere, vanno dosati con la giusta proporzione, non bisogna esagerare. A me piace sinceramente poi sentire tutti i gusti ben bilanciati. Aggiungiamo anche questo, saranno un 300 g di pomodorini. Poi però andiamo anche ad aggiungere, vi faccio vedere man mano che procediamo, anche un cucchiaio di passata di pomodoro, ok? Mettiamo il sale sui pomodorini, non esageriamo perché c'è anche la pancetta, diamo una macinata di pepe nero al momento e lasciamo andare per una decina di minuti. Diamo una bella girata in modo che lasciamo appassire per bene i pomodori e a scaricare tutta la loro dolcezza all'interno di questo bel sughetto. Intanto prepariamo la pasta, 250 g di questa calamarata, mezzi paccheri. Per me sono un formato davvero ideale e poi vi farò vedere il perché scelgo questo formato. Vedete, il sughetto procede benissimo, vado a schiacciare i pomodorini proprio per tirar via tutto il meraviglioso sapore, e questa è una pasta ottima anche d'estate. Questa la faccio spesso soprattutto nelle sere d'estate, quando poi verso le 10, le 10 e mezza di sera l'aria inizia a rinfrescarsi e questo piatto ci sta davvero benissimo. Intanto aggiungiamo la prima metà di fagioli e li lasciamo insaporire insieme al restante. Poi andiamo ad aggiungere anche un mezzo bicchiere d'acqua e lasciamo andare. Vedete intanto come il sughetto inizia a diventare sempre più cremoso. A questo punto possiamo aggiungere l'acqua che servirà proprio per la cottura della pasta. Eh sì, perché l'andremo a risottare, a cuocere all'interno della padella, ed è anche questo il momento per aggiungere giusto un cucchiaio
di passata per rendere il colore un po' più rosso. Non appena l'acqua è in ebollizione possiamo aggiungere anche la pasta e adesso gli dobbiamo dare quei 10-15 minuti di tempo a seconda del formato di pasta che andrete ad utilizzare per far sì che raggiunga la cottura ottimale. L'acqua di cottura, per regolarvi, non deve superare troppo la pasta, in modo che poi una volta che si va a ridurre rimarrà solo un sughetto bello cremoso. Nel frattempo che la pasta cuoce possiamo tagliare il prezzemolo, perché bello fresco alla fine sul piatto ci sta benissimo, per cui ne mettiamo un bel po'. Quando siamo a metà cottura della pasta possiamo già aggiungere l'altra metà dei fagioli e possiamo ancora dare una girata, mentre la cotica, siccome è già cotta, era già stata sbollentata, la mettiamo negli ultimi 2 o 3 minuti. Ecco qua, tanto ha bisogno solo di essere scaldata. Poi a me personalmente non piace quando è troppo molle, per cui già quando vado a sbollentarla la faccio fare fino al punto che per me va bene. Deve rimanere un po' più tenace, sempre secondo il gusto personale. Perché ho scelto questa pasta, come ve lo stavo dicendo? Perché i fagioli vanno all'interno, ragazzi. Fagioli, pomodorini, cotiche si vanno ad intanare nei buchi di questo formato che rimane aperto, mentre magari il pacchero tende un po' più a chiudersi. Vedete come sono tutti belli ripieni. Abbiamo anche aggiunto un bel peperoncino diavolicchio diamante sott'olio e un altro bel cucchiaino di olio piccante. Adesso il piatto è davvero top. Vedete come si è ridotta tutta l'acqua di cottura, è rimasta soltanto una pasta super cremosa, goduriosa e tanto profumata. Mettiamo un'ultima spolverata di prezzemolo tritato e io un altro po' poi lo voglio anche sul piatto. Ma quale piatto? Ormai sapete benissimo che esiste il mio tegamino da impiattamenti a valanga. Lo amate così tanto che me lo richiedete spesso. Se volete posso spedirveli fino a casa per ordinarli o sul sito sempre sfizidicalabria.com o mi mandate un messaggio WhatsApp al numero in alto a sinistra. Piatto proprio bello, ci va la porzione abbondante come la mangio io e poi il resto rimane in padella per fare un secondo giro. Altra spolverata di prezzemolo è stata già messa, ragazzi. Questo è il piatto. Semplice l'esecuzione, ma voi dovete vedere il risultato. Non è la classica pasta e fagioli in brodo, questa è una pasta, la dovete fare e assaggiare e poi me lo fate sapere nei commenti se vi ho dato un buon consiglio oppure no. Guardate ogni cucchiaiata quanto è ricca, c'è di tutto, fagioli, cotiche, soffiamo perché brucia. Oddio ragazzi, fatela ai vostri figli, vedete che ve la richiederanno almeno 2 o 3 volte a settimana. È una pasta buona assolutamente da replicare e poi la cotica gli dà quel gusto casereccio, contadino e assolutamente genuino. Guardate il pomodorino dove si è andato a nascondere, furbetto. Un abbraccio a tutti voi cari amici e alla prossima!